Sono originario della provincia di Piacenza e ricordo che sin da piccolo avevo chiara l'intenzione che avrei voluto lavorare in questo settore. Già la scelta della scuola superiore, il liceo, insomma, erano stati un po' finalizzati a dire ok, voglio arrivare lì. In effetti sì, sono arrivato in podium ancora da studente, quindi la mia prima esperienza lavorativa è stata per un tirocinio formativo, appunto quello che mi serviva per completare il corso degli studi, e quindi poi eccomi qua. La mia, carriera, comunque esperienza in azienda, è cambiata a seguito di una riorganizzazione interna al team, quando ero uno dei progettisti di uno dei progetti Restomod di Podium, e mi sono trovato in poco tempo a passare ad essere un progettista di area invece a coordinare l'attività di design. Tra i vari prodotti che la business line automotive realizza ci sono i Restomod. Restomod è un termine che unisce restore and modification, quindi sono reinterpretare in chiave moderna delle vetture iconiche del passato. Il primo Restomod che ho seguito in Podium è stata un Restomod molto estremo, con piattaforma di partenza l'Iconica Lancia Delta integrale. È stato il secondo progetto per il cliente automobile Amos ed è stata la Delta Safarista. Un Restomod estremo perché cercava di esaltare il pedigree realistico della Delta integrale con un'applicazione non da vettura road legal, mentre poi dopo la sfida successiva che mi sono trovato ad affrontare è stata quella di un Restomod a partire da una delle vetture più iconiche degli anni 90, che è la Lamborghini Diablo, con la consapevolezza di stare toccando un po' un mostro sacro, no? Delle supercar degli anni 90 italiane. Abbiamo cercato con attenzione di capire quali potessero essere i punti di miglioramento, senza stravolgerla, ma andando ad accentuarne le forme, rendendola ancora più aggressiva, con delle proporzioni ancora più estreme, ancora più larga nella carreggiata frontale e posteriore, fino a che la guardi dagli occhi asettici del tecnico che gira il CAD, oppure ricevi i pezzi in officina e poi procede l'assemblaggio. Hai la sensazione di qualcosa che prende forma, ma poi l'emozione di vederla muovere per la prima volta su strada è diversa e inizia a rendere giustizia al lungo lavoro svolto nei mesi da parte di tutte le persone che poi hanno collaborato. Una cosa che cerco di fare sempre è quella di non lasciare che il rapporto professionale sia asettico e meramente finalizzato al raggiungimento del risultato, ma mi piace, quando è possibile, cercare anche di essere sempre leggeri, sorridenti, leggeri ma mai con leggerezza, perché i risultati secondo me vengono raggiunti solo e soltanto quando vi è una forte coesione e vi è una chiara condivisione di quelli che sono gli obiettivi. La comunicazione nei confronti del team di queste esigenze credo sia forse una degli ingredienti più importanti per il successo. Io ho deciso di mettermi in gioco in questi primi anni della mia carriera perché ho tuttora grande voglia di riuscire e di emergere e di diventare un buon tecnico. Questa crescita però, tanto un po' più hard, è diventata poi in realtà una enorme possibilità anche di crescere dal punto di vista umano. Io quello che sto facendo è investo su me stesso, perché poi spero tra 10 anni che tutto questo enorme investimento di fatica, tempo, stare lontano da casa eccetera poi mi torni, perché io sono anche una persona piacevole, apprezzata da chi in realtà non ha lavorato con me. Quindi questo è quello che come mi vedo tra 10 anni. Io personalmente nel mio tempo libero cerco di fare tutto fuorché cose che rimandano il mio lavoro, sinceramente, perché quella che era una passione è diventata la mia professione e mi piace che rimanga tale. Quindi quando ho tempo libero cerco di evadere la mente facendo tutt'altro.
Adoro cucinare, mi piace molto la cucina, mi piace sperimentare cibi nuovi e tramite il cibo condividere. Mi piace molto la convivialità che si crea attorno ad un tavolo e appena ne ho l'occasione mi piace cucinare per i miei amici o le persone a cui voglio bene. Mi chiamo Alessandro Platoni e da 4 anni lavoro in Podium.